Ciao amici della Squisita, sono Davide Civitello e oggi impastiamo da Milano. Questa volta faremo una buona pizza fatta in casa, ma la cuociamo in padella. Iniziamo dall'impasto: acqua, sale, lievito, farina e due ingredienti segreti: zucchero e olio. Mettiamo subito le mani in pasta: 1 litro di acqua, 50 g di sale fino, 15 g di zucchero semolato. Iniziamo a sciogliere. 1 litro d'acqua assorbirà circa 1,5 kg, 1,6 kg di farina. Iniziamo a metterne il primo chilo nell'acqua e 2 g di lievito fresco. Lievito sempre insieme alla farina, mai col sale e con l'acqua fredda. E iniziamo a mescolare il tutto. Aggiungiamo 50 g di olio, aggiungiamo la restante parte di farina, quindi circa 600 g, una farina classica praticamente di media forza, molto identificata per la pizza, quindi una lievitazione a casa dalle 6 alle 8 ore di lievitazione a una temperatura di 18-22 gradi. Appena abbiamo praticamente una parte di impasto già solida, possiamo andare sul tavolo da lavoro. Iniziamo a lavorare sul tavolo da lavoro il nostro impasto a 2 mani, come dico sempre, stile nonna, fin quando non abbiamo un impasto praticamente liscio, uniforme e ben elastico. Quindi lavoriamo aggiungendo sempre leggermente una parte di farina sotto. Ci accorgiamo pian piano che il nostro impasto è pronto quando la superficie del tavolo praticamente è pulita. Normalmente tutti gli impasti di panificazione, di pizza o di qualsiasi altro tipo di impasto devono lavorare circa dai 15 ai 20 minuti a mano per far sì che la maglia glutinica, che è una rete che troviamo all'interno del nostro impasto, sia bella rigida e ci permetta di far crescere un panetto sempre in altezza. Perché usiamo lo zucchero all'interno del nostro impasto? Noi innanzitutto lo zucchero che usiamo non incide nella lievitazione, perché i lieviti mangiano glucosio e maltosio, ma semplicemente perché in cottura ci aiuta nella colorazione della nostra pizza. Il nostro impasto è quasi pronto. Come vedete, come ve ne accorgete che il nostro impasto è pronto? Quando è liscio, uniforme, ben idratato, elastico, come vedete ha una buona consistenza e soprattutto possiamo anche tagliarlo sopra e vediamo che all'interno ci sono tutte le bolle d'aria. Una volta che il nostro impasto è liscio, setoso, morbido e ben idratato, è pronto per riposare. Quindi cosa facciamo? Lasciamo il nostro panetto di impasto e lo copriamo con un canovaccio umido. Dopo circa 40 minuti siamo pronti praticamente per stagliare il nostro impasto. Che cos'è la stagliatura? Non avete paura del nome, è semplicemente il modo di tagliare un impasto di pizza. Togliamo il nostro canovaccio umido, andiamo a tagliare, creiamo un filone di impasto, ci bagniamo leggermente le mani di farina. E quali sono i metodi per avere un ottimo staglio rotondo e tutto uniforme? Sono 3 le tecniche. Il primo è proprio quello come la mozzarella, quindi come la mozzatura. In questo caso cosa facciamo? Ci bagniamo leggermente le mani di farina, andiamo a lavorarlo con 2 mani, creiamo un panetto e mozziamo. Seconda tecnica: andiamo a 2 mani, ci creiamo il solito filone di impasto e lo tagliamo a 2 mani. Ma voi a casa che non siete pizzaioli, come fate? Ecco il metodo per tutti voi. Facciamo sempre il solito filone di impasto. Tagliamo impasti dello stesso peso. Inizialmente vi consiglio sempre di usare una bilancia per fare panetti dello stesso peso. Ci giriamo sopra. L'importante è il risultato finale. Panetti dello stesso peso per avere pizze uguali. Con 1 litro d'acqua otterremo
dalle 8 alle 11 pizze da circa 250 grammi, le copriamo con un canovaccio umido o le mettiamo in un contenitore di plastica coperto per una lievitazione di 8-12 ore. Prima di stendere la nostra pizza c'è bisogno di fare due cose molto importanti. La prima è accendere il forno di casa in modalità grill alla massima temperatura e secondo accendere sotto la nostra padella. Fase molto importante per la pizza napoletana cotta in padella, la stesura. Come la pizza napoletana la stendiamo dal centro verso il bordo, andiamo a bagnare leggermente il panetto, incrociamo le dita, incrociamo le mani e andiamo dal centro verso il bordo, quindi facendo 1, 2 e 3. Spingiamo l'aria che abbiamo nel nostro panetto verso il bordo per far sì che il nostro famoso cornicione, come si dice a Napoli, si alza sempre di più. Giriamo praticamente il panetto sottosopra e facciamo lo stesso movimento, 1, 2 e 3. Come vedete già abbiamo il nostro bordo formato, lo allarghiamo leggermente facendo lo stesso movimento e siamo pronti per andare in padella e condire in maniera molto veloce la nostra pizza. Per la farcitura utilizzeremo pomodoro pelato, fior di latte, parmigiano, basilico o l'extravergine di oliva. Siamo pronti per andare in cottura con la nostra pizza. Con 2 minuti in padella con una fiamma non molto alta e 1 minuto e mezzo nel forno in modalità grill, la nostra pizza è pronta per essere mangiata. Eccola qua bella, pronta e fragrante, proprio come una pizza napoletana fatta in casa. Buona pizza stile napoletano in padella a tutti gli amici di Italia Squisita. Ciao a tutti!